Ehi là, ciao Tribers, nuova settimana, nuovo video sul canale di Triber. Questa settimana volevo fare un video un pochino più dedicato a una specifica feature che c'è nella piattaforma di Triber e quindi un pochino più di ricapitolo. Sono quindi sicuro che questo video sarà estremamente utile per chiunque sia alle prime armi con la piattaforma di Triber oppure in generale non abbia ben presente questa specifica funzionalità. Ok, ma senza perdere altro tempo, il tema di questo video riguarda i punti esperienza e la classifica. Nello specifico, la responsabile del supporto di Triber, la ragazza che sta un pochino dietro, per esempio alla mail support@tribert.me, mi ha contattato e mi ha detto che a volte le capita di ricevere richieste che riguardano come mai certi punti esperienza non sono stati assegnati, oppure come funzionano i livelli, e io effettivamente mi sono reso conto che di queste cose ve ne ho parlato in questi due video qua, però sono tutte cose che erano un pochino più spezzettate, quindi questo video sarà una sorta di grande riassunto di come funzionano i punti esperienza su Triber, i livelli sia in piattaforma che experience, quindi quelli che arrivano sull'email, e quindi in generale una visione a tutto tondo di questo tema. Ora direi che semplicemente possiamo passare al computer. Ok Tribers, eccoci qua al computer come sempre e possiamo vedere appunto qui la nostra classifica mensile. Appunto per ricapitolare abbiamo detto che noi in generale andiamo a guadagnare punti esperienza, di cui qua per esempio possiamo vedere il mio totale, semplicemente completando le campagne challenge, trovando bug, completando corsi oppure completando le campagne esperienziali. Non solo, infine anche semplicemente iscriverci ad alcune campagne ci darà 5 punti esperienza. Come vediamo per esempio questa è l'attribuzione legata all'iscrizione a una campagna specifica in piattaforma e l'attribuzione di 5 punti esperienza è istantanea. Per altre attribuzioni invece come quella del completamento campagna che possiamo vedere qua in questo caso, oppure come per esempio dei premi extra nel caso si completino le campagne di bug hunting avendo tutti i bug approvati, le assegnazioni vengono fatte dal TL, quindi dal Triber leader responsabile di quella campagna. Ti invito a vedere un video che dovrebbe uscirti qua, dove andiamo a vedere quello che ci possono dire dei TL e dei Triber coach. Quindi fondamentalmente attraverso diversi modi che possiamo utilizzare per guadagnare punti esperienza ogni mese, i nostri punti esperienza totali vanno ad aumentare sicuramente, ma c'è anche una quantità che è questa, che sono i punti esperienza mensili. Questi punti esperienza mensili qua ci definiscono il nostro livello in una sorta di classifica che possiamo vedere qua. Su questo voglio porre un pochino di attenzione perché so che può sembrare complicato, ma fondamentalmente quindi la classifica è determinata esclusivamente dai punti esperienza mensili. Facciamo un esempio concreto: se io voglio arrivare a livello gold, in un mese dovrò fare almeno 500 punti esperienza, come è mostrato qua, ma una volta che ci arrivo sarà più facile mantenerlo, perché per mantenerlo dovrò semplicemente fare 300 punti esperienza. Questo è sicuramente spiegato molto bene per quanto riguarda i punti esperienza da mantenere proprio qui di fronte nella classifica di come sta andando in questo mese, e anche qui vedete un testo che ripete fondamentalmente quello che ho appena detto. Mentre invece i punti esperienza necessari per passare al livello successivo sono quelli che vediamo qua di fianco a fondamentalmente ogni livello. L'unico livello che fa eccezione è il Legendary, che è il livello più alto di tutti, al quale per accedere serve semplicemente avere 100.000 punti esperienza indipendentemente, quindi complessivi. Quindi per esempio nel mio caso io ne ho circa 36.000, 35.000, 36.000, sono abbastanza lontano. Al momento nel livello Legendary ci sono veramente una manciata di persone, quindi è davvero un obiettivo a lungo termine. Ma non è l'unico che coinvolge i punti esperienza totali. Infatti nella mail di ricapitolo che vi arriva almeno una volta al mese si vanno a considerare i punti esperienza totali, le campagne completate totali e i bug trovati totali per assegnarvi un certo livello di expertise, quindi non più dei livelli di activity, dei livelli legati alla propria attività sulla piattaforma come sono quelli che vediamo qui in questa classifica, ma dei livelli che tengono conto della nostra esperienza complessiva. Ora ovviamente abbiamo detto una cosa molto importante prima, ovvero che i punti esperienza che poi vediamo qui nel nostro ricapitolo molte volte vengono assegnati dai TL. Questo nello specifico significa molto più semplicemente che se una campagna sta a ridosso del mese nel suo termine, non è detto che i punti esperienza ci verranno assegnati quel mese. Dopotutto i TL sono persone, non possono lavorare 24 ore su 24, ma per esempio se la campagna termina il 31 del mese è molto probabile che ci arrivino il mese successivo. In un esempio concreto, in questa University Challenge che termina appunto possiamo vedere qua il 18 di luglio e nella quale possiamo guadagnare fino a 60 punti esperienza, Fabrizio, che conoscete da video passati, non andrà a giudicare tutti quanti entro il 18 luglio, quindi non riceveremo i nostri punti esperienza il 18 luglio, ma nemmeno il 19. Oddio, magari il 19 sì, perché Fabrizio è comunque veloce, ma potremmo anche riceverli intorno al 20 per esempio. Ovviamente quando ci verranno assegnati avvenirà in
classifica, quindi lo vedremo qui, probabilmente come ultima voce qua in alto, e in più verrà aggiornata chiaramente la nostra classifica, quindi vedremo quanti punti esperienza ci mancheranno per mantenere il nostro livello, quanti ne avremo fatti durante il mese, e chiaramente ci sarà aggiornata la parte della nostra dashboard qui sulla nostra destra. Lo stesso vale anche con i bug che vengono valutati positivamente e quindi ai quali viene poi associato un payout dei punti esperienza delle campagne di bug hunting pagate in piattaforma. Questi di solito, di cui possiamo vedere un esempio qua, ci verranno assegnati mentre la campagna è ancora in corso, perché il TL stesso, quando ce li andrà ad approvare, effettivamente andrà ad approvare il trasferimento di punti esperienza nel nostro account. Infine, l'ultima cosa di cui volevo parlarvi è questa email qua, che ogni tanto arriva nella nostra casella di posta e che nello specifico ci informa appunto che il nostro tesoretto è aumentato o ci sono stati assegnati i nostri punti esperienza. A tutti gli effetti, in realtà questa mail tipicamente ci arriva in due situazioni. La prima è quando una campagna viene completata con 0 punti, per esempio nel caso di questa Training Challenge UX. Il secondo caso è semplicemente quando invece ci viene effettuato un pagamento sul nostro account di Triber, sulla nostra piattaforma, dovuto al fatto che abbiamo completato una campagna in maniera corretta e quindi ci viene retribuita. Ora ragazzi, spero che questo video vi abbia chiarito un po' di cose, soprattutto per quanto riguarda la classifica, l'assegnazione dei punti esperienza e più in generale anche appunto le mail che vi possono arrivare che vi parlano di punti esperienza. Qualsiasi dubbio chiaramente lasciatemelo nei commenti. Ok, ottimo ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che in generale tutte le informazioni che vi ho mostrato appunto le abbiate trovate utili sia come ripasso sia come informazioni nuove se non le sapevate. La palla passa a voi, noi ci vediamo la prossima settimana in un nuovo video.